Oggi vi parlo di una penna stilografica magnifica, veramente, veramente quasi unica mi verrebbe da dire a partire da questo packaging. Sto parlando dell'Aurora Optima dedicata a Carlo Goldoni. La stilografica fu realizzata in edizione limitata nel 1993 per commemorare il bicentenario della morte di questo grande commediografo avvenuto nel 1793 e guarda caso è un'edizione limitata per l'appunto in 1793 pezzi. Potremmo parlare a lungo di una stilografica così rifinita, così piacevole anche al tatto. Ci sono molti elementi che richiamano per l'appunto la tradizione veneziana. Questa che vediamo è comunque la numero 1421, una stilografica che continuerà senza dubbio ad assumere valore nel corso degli anni, soprattutto esemplari come questa che mi è stata gentilmente prestata dalla mia amica Stefania. Dicevo, esemplari come questi che sono ancora oggi inchiostrati, non inchiostrati, quindi assolutamente in condizioni pari al nuovo. Il pennino è in oro 18 carati, l'alimentatore è in ebanite come vuole la migliore tradizione Aurora dei pennini, e c'è questa maglia veneziana, questo guilloché come ci viene raccontato nel libretto che accompagna questa penna, che insomma trasuda proprio quello che è la tradizione del tempo, sia Venezia quanto le maschere, così come avete visto prima. Certo, a noi poi interessa come funziona la penna, ma lasciatemi dire ancora che è sorprendente la confezione con questo teatro, con questo sipario che si apre, veramente notevole. Insomma, si entra subito nel clima di qualcosa di prezioso, di qualcosa anche di unico. È un po' quello che mi piace di queste edizioni. Non amo tanto le edizioni speciali perché hanno il colore diverso, hanno questo che cambia leggermente il fermaglio con l'incisione piuttosto che, ma esemplari come questi, quindi commemorativi o creati per una occasione speciale, quindi unici in questo senso, mi piacciono davvero tanto. Caricamento a pistone, come da tradizione Aurora, l'ho provato con un inchiostro altrettanto intrigante, che anche questo mi hanno fatto conoscere i miei amici, quelli del circolo Amici della Penna, della nostra associazione, perché questa è un po' la forza del gruppo, insomma si continua ad imparare l'uno dagli altri. Ho utilizzato il Platinum Lavender Black, un inchiostro che cambia colore, non appena messo sulla carta scurisce, insomma veramente notevole. Cosa c'è da dire di nuovo di questa penna? Due cose ci sono da dire secondo me. Allora, la prima riguarda la piacevolezza nell'utilizzo, perché comunque è vero che è una Optima, è vero che a me è un modello che piace particolarmente perché lo trovo bilanciato, mi cade bene in mano, però l'occhio vuole la sua parte. Impugnare questa penna con questo scintillio dell'argento che la riveste, sì, certamente ci dà una carica in più, insomma si percepisce che fra le mani abbiamo qualcosa di unico, mi viene a dire qualcosa insomma di prezioso. Dall'altra parte, ma non è una novità, i pennini 18 carati Aurora, che è vero che non sempre troviamo magari l'esemplare perfetto, perché tutta l'artigianalità risente di questo fattore. Si tratta di pezzi rifiniti a mano e quindi qualcuno può venire meglio dell'altro, non male assolutamente, ma qualcuno viene meglio dell'altro. In questo caso stiamo parlando di quello che è venuto meglio, perché è di una gradevolezza l'esercizio della scrittura con questo pennino, tanto per come distribuisce l'inchiostro quanto per come scorre sulla carta, davvero notevole. Ecco i due elementi che mi hanno colpito, e ahimè devo come sempre restituire questa penna, ma la terrei volentieri, anche perché state osservando la ricchezza di dettagli, le incisioni fatte a regola d'arte, ed è insomma, quando si acquista una penna che più o meno sta attorno ai 2000 euro, quindi non è certo regalata,
è giusto anche apprezzare il lavoro di chi l'ha resa così importante, anche pretenziosa, perché il costo, lo abbiamo detto, è di tutto rilievo. Ho scelto questo inchiostro perché una volta asciugato mi ricorda proprio il colore del sipario teatrale, quindi trovo che stia assolutamente, faccia questo pandan con l'edizione dedicata a Carlo Goldoni, tanto più con un pennino come questo che ha un flusso non dico generoso, ma comunque tendenzialmente appena sopra quello che potrebbe essere definito il giusto, e quindi essendo un inchiostro che invece trattiene un po' il tratto, scusate questa cacofonia, raccoglie un pochettino la larghezza del tratto, è stato un buon abbinamento, e poi è un abbinamento che esalta la gestualità, il piacere di far scorrere, di giocare un po' col pennino e la penna, perché la Optima è una penna bilanciata, con questo rivestimento acquista quella grammatura in più che a me non dispiace, perché ho sempre apprezzato le penne un pochettino più con una grammatura un po' maggiore, perché riesco a governarle meglio in alcuni frangenti. Mi piacciono viceversa quelle leggere perché vanno bene per altre questioni grafiche. Allora, in conclusione, ringrazio Stefania che senza dubbio arricchirà la sua collezione e la impreziosirà con questo bellissimo esemplare, ma so che non è l'unico, non voglio spoilerare alcunché, ma insomma ci sono delle belle penne anche da mostrarvi in futuro che mi sono state prestate da questa cara amica, e vi lascio alle immagini perché forse sono più eloquenti quelle. Grazie a tutti amici e alla prossima.